Da quando ho iniziato questo canale abbiamo visto diversi giochi, Warhammer 40.000, Modern Chronicles, Bolt Action più recentemente, è arrivato il momento di aggiungere qualcosa di nuovo. Ho così deciso di fare questo video dipingendo Lady Olynder, uno dei personaggi di Warhammer Age of Sigmar, come sicuramente saprai, un Night Count, non poteva essere diversamente dato anche il titolo del mio canale. Questa è una miniatura che mi ha regalato la mia dolce metà a settembre per il mio compleanno e sono riuscito a dipingere solo durante le vacanze di Natale. Vediamo quindi insieme come dipingere Lady Olynder dopo la sigla. Lady Olynder è la sposa a lutto, la regina infelice, la dama velata, la Mortarch del dolore. È la manifestazione della disperazione, la sofferenza che riceve forma. In lei sono racchiusi tutto il dolore e le pene dei reami. Il suo potere trascende la semplice tristezza, trasuda ondate devastanti di paura e desolazione. La miniatura di Lady Olynder fluttua letteralmente sul terreno. Indossa uno spettrale abito nunziale e un velo, tanto che si può vedere ben poco della sua forma effettiva, se non il contorno di un teschio. Lo strascico nunziale è rovinato e lacerato, svolazza alle sue spalle collegandolo alla basetta. Rovi di rose spuntano dove cammina, avvolgendosi intorno fino al copricapo. Nella mano destra stringe il bastone della mezzanotte, una staffa ornata su cui si trova una gemma lucida di sabbia funebre vetrificata. È accompagnata da due macabre Banshee Handmaidens, orripilanti spettri dal volto di teschio. Lady Olynder è stata sicuramente la miniatura più difficile che abbia mai montato e dipinto, bella quanto maledetta per via delle sue parti sottili e di difficile gestione. Tutto sommato però il risultato finale mi ha appagato di tutte le imprecazioni che ho tirato giù durante i lavori. La scatola di Lady Olynder riprende le dimensioni classiche dei personaggi speciali di GB. All'interno trovi due sprue e le istruzioni di montaggio, sempre molto dettagliate e facili da seguire. Come sempre, seguendo le istruzioni, rimuovi le parti e ripuliscile dai residui di stampa, facendo attenzione con il taglierino. Come ti dicevo, le parti più piccole, i sottili rovi, rendono un po' complesso il montaggio, soprattutto per chi ha le mani grosse come le mie. Ho deciso di dipingere con primer diversi le due parti della miniatura, nera per il corpo e bianco per il telo sul volto, per via delle due colorazioni diverse che ho deciso di utilizzare. Questo ha comportato una modifica, ovvero quella di fissare il volto al telo separatamente dal busto e di rimuovere un piccolo dente all'altezza della nuca che migliorava il fissaggio. In questo modo, dopo potrò incollare la testa calandola sul collo dall'alto. Le Banshee sulla seconda sprue sono abbastanza semplici da montare, essendo realizzate in pochi pezzi. Come ti dicevo, ho dato due primer diversi, iniziando da quello nero per il corpo di Lady Olynder e le due Banshee. Da queste immagini puoi notare come prima di dare il primer ho preferito correggere qualche fessura poco chiusa con della materia verde. Anche se non andrò a dipingerlo, è sempre bene stendere il primer anche nelle parti interne dove non intendi dipingere a pennello, giusto per assicurarsi che in nessun punto si noti la plastica grigia della sprue.
Primer nero anche per le Banshee, che sono fissate al supporto in sughero tramite un semplice stuzzicadenti con una pallina di Pattafix. Con del Conred diluito ho iniziato a colorare di rosso i vestiti di Lady Olinder, partendo dal basso. Salendo ho inclinato il getto dell'aerografo in modo che non arrivasse a coprire le parti più in alto della miniatura. Stesso identico discorso per le Banshee, volendole vestire nello stesso modo. In questo caso ho concentrato il colore sulle loro spalle perché è più esposta alla luce. Con Mephiston Red ho dato più luminosità ai brandelli al vento e alla parte del telo tirata in alto dalla sua mano. In questa fase fai attenzione a non coprire del tutto il lavoro precedente, ma cerca di ottenere un gradiente riducendo l'area in cui aggiungere colore. Ancora una volta, stesso lavoro sulle due Banshee, accentuando le punte dei brandelli e le spalle. È arrivato il momento del volto e il telo che ho primerato di bianco. Anche qui cerca di raggiungere le zone più interne affinché nessuna parte rimanga scoperta. Sono passato poi a Toxic Mist di The Army Painter, un azzurro desaturato che ho dato ai brandelli più esterni del telo per donargli un aspetto più spettrale. Continuiamo subito con il telo, dando anche qualche colpo di luce e un po' di edge highlighting con del Evil Sun Scarlet. Come sempre cerca di individuare le pieghe del telo che risultano più esposte alla luce. Allo stesso tempo, dare una linea di colore più accesa ai bordi rende il telo delineato e riconoscibile. In questa fase hai bisogno della giusta diluzione. Il colore non deve essere troppo sottile da scivolare, né troppo denso da risultare eccessivamente diverso dal rosso di base.
Per dipingere i bordi di parti sottili come il telo, usa il dorso del pennello invece che la punta. Questo ti garantirà continuità nella stesura. Il mio obiettivo qui era di attrarre l'attenzione di chi guarda la miniatura sulla mano di Lady Olinder. Per farlo ho cercato di schiarire il telo sotto la sua mano, come se tirandolo la luce colpisse più luminosamente le sue pieghe. Usare un colore diluito in questi casi è fondamentale perché ti permette di creare dei gradienti progressivamente. Per questo torno spesso sopra le stesse zone, riducendo l'area di interesse si accentua l'intensità del colore, creando zone più luminose e zone più scure. Stesso discorso vale per le due Banshee, dove sempre con Evil Sun Scarlet ho dato luce ai lembi più estremi delle tuniche, alle spalle e ai gomiti, più esposti anche questi alla luce. Ragart Flash è spesso la mia prima scelta quando si tratta di ossa. Così l'ho usato come base per i teschi e le braccia delle due Banshee, ma anche per Lady Olinder stessa. Come vedrai, quello che differenzierà i tre personaggi sarà lo shader. Quando si dipinge il colore di base su dei teschi, è bene evitare di dipingere dentro le cavità orbitali e nel naso. Questo per lasciare che il nero del primer mantenga scure queste parti, lasciando che il volto rimanga visibile. Stegadon Scale Green è un altro colore base di Citadel. Nonostante il nome lo reputo un blu freddo e spento, ideale come base per i capelli delle nostre due simpatiche Banshee.
Raggaroth Night invece è un viola che ho desaturato e amalgamato al colore precedente per rendere più morbida la transizione verso le punte dei capelli. Ho quindi usato questo colore in maniera approssimativa e senza caricare troppo il pennello, a favore del prossimo passaggio. Matte Black di The Army Painter è un semplice nero opaco. Ho sporcato quindi il Masterclass Dry Brush per andare a spazzolare le punte dei capelli, realizzando così un gradiente che passa dal blu al nero, passando per una punta di viola che dona spettralità al personaggio. Occorre però accentuare le ombre delle varie ciocche di capelli. Per farlo ho dato una mano di shade, Dragunov Nightshade di Citadel, un blu scuro e desaturato anche questo. Una volta asciutto ho ripreso il Ragart Flash e l'ho mescolato in parti uguali a Stegadon Scale Green per schiarire il blu senza desaturarlo. Ben diluito si è rivelato un'ottima sfumatura da applicare all'attaccatura dei capelli. A colore ancora umido ho schiarito ancora di più il colore, aumentando la componente di Ragart Flash, andando a ridurre l'area di applicazione alla cute. Concluso così il lavoro sui capelli, ho dato una mano di shade anche al volto e alle braccia con il classico Agrax Earth Shade. Cursed Blade è un argento ramato che avevo ricevuto da The Army Painter con il set dedicato a D&D. Trovi qui il link in alto a destra. Questo colore mi aveva così colpito che l'ho trovato ideale per le parti metalliche di Lady Olinder, senza neanche il bisogno di uno shade. Se vuoi comunque puoi darne una mano con un color seppia, ci sta benissimo. Qui andava dipinta anche la gemma della mezzanotte, ma non ne avevo voglia. E finalmente è arrivato il momento per me di usare per la prima volta il Death Guard Green, che come ricorderai non ho mai utilizzato per le mie miniature della Death Guard. L'ho invece trovato perfetto in questo caso, perché è molto desaturato e spento rispetto ad un verde normale, ideale quindi per i rovi. Avrei potuto fare i rovi marroni, ma il verde è complementare al rosso, creando così un ottimo contrasto. E per lo stesso motivo, ovvero la già alta presenza di rosso, ho dipinto le rose con del Naggaroth Night. Per dare profondità alle foglie ho dato una passata di shade con Atonian Camo Shade che è perfetto se applicato su Death Guard Green. Stesso shade per l'incarnato della nostra Lady, in modo da richiamare le colorazioni tipiche di un corpo in putrefazione, anche se dovrebbe essere un fantasma, lo so. Per dare luminosità alle foglie e all'estremità del rovo ho aggiunto al colore base del Irial Yellow. Questa è una cosa che ho detto spesso nei miei precedenti video, quindi saprai bene che schiarire un colore con del giallo piuttosto che del bianco rende il colore molto più saturo.
Con un pennello molto sottile quindi sono andato a dare dei colpi con il colore così ottenuto a tutte le estremità del rovo, in particolare alle foglie. Con Orc Blood di The Army Painter ho dato dei colpi di luce anche alle rose. Non ci rimane che concentrarci sul velo e il volto di Lady Olinder. Nighthaunt Gloom è uno shade molto chiaro realizzato appositamente per questa fazione di Age of Sigmar. Io l'avevo comprato per i fantasmi di Zombicide No Rest of the Wicked. Ma poi ho venduto quell'espansione senza mai dipingerli, quindi anche questo colore era nuovo di pacca. L'ho diluito un po' per cercare di esaltare solo le pieghe più basse del volto e della parte alta del velo. Con del matte white di The Army Painter ho applicato dell'Edge Light al volto e a tutti i bordi dei brandelli del velo. Questo ha dato contrasto in quanto Toxic Mist risulta particolarmente azzurro e contrasta con il bianco puro. Finito di dipingere è ora di incollare tutte le parti. Sì, lo so, sto usando la colla Revel che non andrebbe applicata sul colore ma direttamente sulla plastica altrimenti non attacca e bla bla bla, che due p***. Ho così terminato il lavoro aggiungendo qualche dettaglio soprattutto alle due Banshee. Lady Olinder in particolare devo dire è bella e maledetta, nel senso che è una miniatura fantastica, però di fatto è veramente difficile, per non voler usare termini inappropriati, da dipingere perché si muove in continuazione e ha parti estremamente sottili, tant'è che ho dovuto rinunciare a parte del roveto per via del fatto che era complicato andarla ad attaccare dopo averla colorata, insomma un po' di problemi. Come sempre ragazzi, quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, a lasciare un mi piace, un commento per aiutarmi a far capire all'algoritmo di YouTube che ci sono anch'io e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!